Ciao ragazzi, qui Mate piace, facciamo amicizia con la matematica. Oggi andiamo a vedere come risolvere questa semplice espressione cercando di evitare molti errori molto diffusi. La prima cosa che dobbiamo analizzare prima di svolgere proprio questo esercizio sono le precedenze, ovvero quali operazioni bisogna fare prima e quali dopo. Innanzitutto, la prima precedenza in assoluto ce l'hanno le operazioni all'interno delle parentesi. La più importante è la parentesi tonda. Dopo la tonda si va a svolgere la parentesi quadra, infine quando abbiamo svolto i calcoli nelle tonde e nelle quadre si andrà a svolgere la parentesi graffa. In questo esercizio nello specifico abbiamo solo una parentesi tonda. Dopodiché, una volta che abbiamo risolto le parentesi, la operazione che ha la precedenza sulle altre è la potenza A alla n. Qui vedete che abbiamo una potenza, questo 3 alla seconda. Dopodiché, risolte le potenze, la precedenza tra le altre operazioni ce l'hanno la moltiplicazione e la divisione. Infine, fatte le moltiplicazioni e le divisioni, si passa a fare per ultimi l'addizione e la sottrazione. E moltiplicazione e divisione tra di loro hanno lo stesso livello di precedenza, quindi se le ho entrambe, leggendo da sinistra a destra, faccio prima quella che compare più a sinistra. Ora, importante della precedenza è nel momento in cui due operazioni vanno a confrontarsi tra di loro. Ad esempio, qua questa potenza non va a confrontarsi in maniera diretta con la parentesi, pertanto io nello svolgere questa espressione potrò fare contemporaneamente il calcolo all'interno della parentesi e lo svolgimento di questa potenza, perché tanto non interferiscono l'una con l'altra. Infatti questo 3 alla seconda è a contatto in realtà con questa addizione, quindi non è un problema se lo facciamo nello stesso passaggio. Prima di procedere allo svolgimento però dobbiamo analizzare anche un'altra cosa molto importante, ovvero il ruolo delle parentesi. Infatti in matematica le parentesi possono avere più ruoli. Il primo ruolo lo abbiamo appena detto, ovvero quello di dare la precedenza. Se ho un calcolo dentro la parentesi tonda, dovrò svolgerlo prima di andare a fare le operazioni sulla parentesi tonda, ma non è l'unico ruolo. Infatti servono anche per impedire contatti tra operazioni. Vedete che qui c'è scritto per e meno. Il per e il meno non possono stare a contatto. Per evitare questo contatto, che cosa facciamo? Mettiamo una parentesi tonda tra il per e il meno, così appunto non sono a contatto i due simboli di operazione. Infine, un altro ruolo importante per quanto riguarda le parentesi è quello di includere nelle operazioni. Questo ruolo nello specifico lo analizziamo adesso, ovvero riprendiamo la nostra espressione e guardiamo che cosa succede con questo meno 3 alla seconda. Prendiamo un esempio simile, ovvero prendiamo meno 2 alla seconda e notiamo che esso è diverso da meno 2 tra parentesi tutto elevato alla seconda. Questo perché appunto questa parentesi del lato destro ha il ruolo di includere il meno nell'operazione di potenza. Ovvero, quando andiamo a fare meno 2 alla seconda, questo meno, non essendoci una parentesi, non è incluso nella potenza, avendo la potenza alla precedenza, meno 2 alla seconda, io prima faccio il 2 alla seconda che fa 4 e poi rimane il meno perché non ha subito la potenza. Invece, quando abbiamo un meno 2 tra parentesi alla seconda, questo meno è incluso all'interno della potenza perché appunto è dentro la parentesi e quindi il meno elevato alla seconda diventa più e il nostro risultato sarà più 4. A questo punto abbiamo tutti gli strumenti per andare a risolvere la nostra espressione. Meno 3 alla seconda, in maniera analoga a quanto abbiamo visto per il meno 2 alla seconda, il 3 non è incluso nella potenza, pertanto diventerà il meno, scusate, non è incluso nella potenza, pertanto 3 alla seconda fa 9, il meno davanti gli rimane. Attenzione qua, 3 più 5 lo andiamo a fare dentro la parentesi e fa 8. Abbiamo fatto il calcolo, quindi possiamo sbarazzarci della nostra parentesi. Attenzione qui perché 4 meno 2 saremmo tentati di farlo, ma la precedenza ci dice che la divisione va fatta prima della sottrazione. Per questo, in questo passaggio, non andiamo a fare 4 meno 2 che fa 2, assolutamente no, pericolo, ma semplicemente andiamo a riscrivere il nostro 4 meno 2. A questo punto che cosa facciamo? Non ci sono più parentesi, vedete che in questo passaggio l'unica operazione che andiamo a fare è questa divisione, che ha la precedenza sull'addizione e la sottrazione. Pertanto ci rimarrà meno 9 più 8 diviso 4 fa 2 e il meno 2 lo ricopiamo. A questo punto possiamo notare che più 2 meno 2 sono termini opposti, quindi li andiamo a cancellare. E il risultato della nostra espressione è semplicemente meno 9. A questo punto prova tu.
Quanto fa 1 più 8 diviso, aperta parentesi, meno 2, chiusa alla seconda, meno 3 per, aperta, meno 2. Scrivimi il risultato nei commenti.